La notte del 15 aprile 1984 è stata una notte che nessun appassionato della comicità dimenticherà mai. Oggi ti parlo di un grandissimo comico che è morto in diretta TV, sì, davanti allo schermo, davanti a milioni di persone. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, dei suoi miti, delle leggende che hanno creato la comicità mondiale. Se sei un appassionato anche tu del mondo comico, iscriviti al nostro canale. Troverai un sacco di video sulle storie dei grandi comici. Ti ricordo che sono online i nostri webinar per studiare le grandi regole della comicità. Visita il sito e scopri quello che fa per te. Oggi ti parlo di Tommy Cooper, un divo della comicità, un vero master. E quel 15 aprile del 1984. Sì, milioni di persone erano sintonizzate per guardare lo spettacolo di varietà di successo Live from Her Majesty. Solo per vedere Tommy Cooper che in ogni puntata dava il meglio di sé. In quel giorno subì un grave attacco di cuore, fatale proprio lì sul palco. Ma mentre crollava tra gli applausi scroscianti di un pubblico che pensava che fosse tutto parte del suo atto, la leggenda della comicità gallese di 63 anni morì come aveva vissuto, facendo ridere la gente. Il presentatore dello show Jimmy Tarbuck ha ricordato: Tommy stava recitando la famosa scenetta del mantello magico, ma non siamo riusciti a finire la routine perché improvvisamente è caduto. Lui ha ricordato anche come il comico con indosso il fez fosse sembrato fragile quella sera, non stava in piedi, ma show must go on. Quella sera lo staff del teatro ha dovuto persino mettergli un camerino improvvisato dietro le quinte in modo che non dovesse salire le scale per raggiungere il palco. Sì, Tommy Cooper, ok, sicuramente il suo stato è derivato dagli anni trascorsi a bere, a fumare pesantemente. Jimmy, il presentatore, ha aggiunto che nessuno sapeva o si era accorto che qualcosa non andava. Anzi, la caduta si pensava fosse parte della solita improvvisazione slapstick di Cooper. Era un vero terrore lui per i tecnici. Lui spesso inseriva nuovi pezzi senza preavviso. Con il passare del tempo si accorsero che era successo qualcosa di terribile e Jimmy chiese una breve pausa pubblicitaria. Sono seguiti attimi infiniti e diversi secondi di schermo vuoto quando poi la London Weekend Television ha contattato le stazioni regionali per convincerle a mandare la pubblicità. Nel frattempo i tecnici e gli amici del set cercavano di capire cosa stava succedendo e cercavano di chiudere il sipario che invece era finito sotto quell'omone di Tommy alto più di 1,93 m. Non ti farò vedere il suo video, non lo troverai qua. Io ti voglio raccontare. Puoi trovarlo comunque su altri canali, sicuramente c'è, ma per rispetto suo non te lo voglio far vedere. Noi non siamo riusciti a spostarlo, dice Jimmy. Lo spettacolo era in diretta e tutti dovettero darsi da fare. In pratica si misero davanti a lui e il cantante cominciò a cantare. Così Tommy fu portato via in barella. Da lì nessuno sapeva come stava, nemmeno nel backstage. Ma lo spettacolo andò avanti, come sempre senza la sua stella. Solo poi dal notiziario serale in diretta del teatro, subito dopo che lo spettacolo fu finito, è stato annunciato a tutto il paese che Tommy era morto. Tommy era uno di quei comici che poteva semplicemente camminare, ma anche fare niente ed essere travolto dall'amore della gente. Sì, la gente semplicemente lo adorava ed è per questo che aveva così tanto successo. Si tratta di simpatia. Lui ce n'aveva tanta, a quasi a dismisura. Ci sono uomini che raccontano barzellette divertenti e ci sono uomini che sono semplicemente divertenti. E quello era Tommy Cooper. Era il comico del comico.
Thomas Frederick Cooper è nato in una casa in affitto a Caerphilly nel 1921. I suoi inizi nel mondo dello spettacolo sono arrivati quando una zia gli ha comprato un set magico e lui aveva appena 8 anni. Dopo la seconda guerra mondiale ha iniziato a fare le audizioni con il suo numero da prestigiatore in giro per il Regno Unito, ma ha notato che i trucchi falliti facevano più successo e grandi risate. Lui ha colto questa situazione e ha sviluppato il suo numero di conseguenza. Il suo personaggio maldestro ha conquistato il cuore del pubblico britannico e si è rivelato un grande successo nel circuito del varietà e in seguito in TV. C'era un lato oscuro però con le storie del suo forte alcolismo. Sua moglie Gwen, che chiamava Dove, una volta disse: "C'è un trucco che Tommy può fare davvero bene ed è far sparire un drink." Pensa che inizialmente ha bevuto per curare la sua paura da palcoscenico, ma l'alcol alla fine è diventato un vero e grosso problema che ha inciso seriamente sia sul suo lavoro che nella sua vita familiare. Tommy era anche un fumatore prodigioso e fumava fino a 40 sigari al giorno, che lo portava logicamente a soffrire di un eccesso di altri disturbi, come la bronchite cronica e gravi problemi di circolazione. Si dice nella sua biografia: Cooper dava spesso la mancia ai tassisti, facendo scivolare poi una bustina di tè nelle loro tasche, dicendo: "Bevi qualcosa su di me". La sua influenza comica è forte oggi come non mai, trovando fan in tutti, tra cui il più grande fan è Sir Anthony Hopkins, che è persino il patrono della Tommy Cooper Society. Una statua è stata inaugurata nella sua città natale, gallese, nel febbraio, svelata dallo stesso Hopkins. Era un comico pazzesco, pieno di verve e il suo modo di fare comicità era particolare. Sì, tra un trucco e l'altro di magia fallito, Tommy raccontava freddure, delle piccole barzellette, come se fossero proiettili comici verso la gente, tanto che li colpiva e tu continuavi a ridere, come se fosse la cosa più normale. With my right hand, I hit the tray like that. Lui aveva la grande capacità di farti ridere e la cosa incredibile è che lui rideva delle sue stesse battute, con la sua vulcanica risata. E certo che era un grande conoscitore delle formule comiche, che avesse studiato per evolvere il proprio talento, ma il fatto che ridesse delle sue stesse battute è eccezionale. Trovo comunque che, anche se stiamo parlando di un fatto triste, per un artista è il massimo passare gli ultimi attimi della propria vita facendo quel che ama. E Tommy ha avuto, passami il termine, la fortuna di poter chiudere gli occhi con lo sguardo del suo pubblico, della sua gente che lo amava e dei suoi colleghi che lo ammiravano. Stiamo parlando di una vera leggenda e pochi altri hanno avuto questa possibilità, che per un artista è la sua possibilità. Ma pensiamo a Tommy, che in quel momento ha chiuso gli occhi e ha sentito per l'ultima volta la risata del suo pubblico. Fantastico! Ode a te, Tommy, alla tua creatività, alla tua maniera di essere comico. Un grande esempio per molti, anzi per tutti gli artisti veri che vivono per intrattenere il proprio pubblico. Secondo te non c'è poesia sulla fine della vita di Tommy Cooper? Non è stato il coronamento di una grande carriera ricevere l'ultimo grande applauso e poi spegnersi? Grazie per essere stato con me. Metti un like se ti è piaciuto. Sì, fammi capire com'è stato questo lavoro. Ti abbraccio e ti aspetto con il prossimo video. Ciao!